Bentornati sul canale, dalla Fara, da Fuz e dalla nostra Grubenhaus. Oggi parleremo proprio di cos'è il progetto Grubenhaus della Fara. Innanzitutto i saluti di rito, bentornati sul canale appunto, grazie per chi ci sostiene e ci segue, grazie soprattutto a Luca, il nostro ultimo Patreon, vi ricordo sempre che potete supportarci su Patreon, e proprio in seguito ad alcuni contenuti che abbiamo condiviso sugli altri social, su Facebook e su Instagram in particolare, molti hanno espresso curiosità rispetto al progetto Grubenhaus. Noi lo citiamo molto spesso all'interno dei video, anche perché è uno dei progetti che ci occupa più tempo quando non stiamo ricostruendo nei laboratori o non stiamo facendo didattica nei musei. Ma forse abbiamo dato per scontato per troppo tempo che fosse qualcosa di pubblico dominio. Vi lascio comunque il link al video che avevamo utilizzato l'anno scorso per introdurre l'argomento su come vivessero i Longobardi. La Grubenhaus, come vedete alle mie spalle, altro non è che una capanna. È una capanna semi-interrata ed è quella che caratterizza l'edilizia longobarda al loro arrivo in Italia. Prima di entrare nello specifico di questo argomento, alcune note sul nostro progetto. Allo stato attuale, e per quello che ne sappiamo noi e ne sanno i docenti con cui lavoriamo, questa è l'unica Grubenhaus iniziata e completata che sia stata ricostruita in Italia per il periodo longobardo. Ci sono stati altri progetti, ma da quello che sappiamo non sono mai stati portati a termine. Quindi, fortunati voi e fortunati noi che possiamo godercela. Perché scegliere la Grubenhaus come tipologia edificatoria? Così entriamo più nel cuore dell'argomento. E gli esperti, gli archeologi, hanno dimostrato con una certa margine di certezza che questa tipologia edificatoria è quella che caratterizza a livello etnico i Longobardi al loro arrivo in Italia, tanto da mostrare una continuità fra gli stanziamenti in area pannonica, quindi Ungheria, parte dell'Austria, e quelli poi in Italia. Questo non vuol dire che altre tipologie edificatorie non si affiancassero a queste, ma probabilmente non erano quelle spontanee della popolazione longobarda. Dobbiamo ricordare che tanto qui quanto in Pannonia i Longobardi tendono a subentrare in un territorio che è già stato antropicizzato, ci sono già delle città, ci sono già dei villaggi e sono spesso costruiti nei luoghi migliori per la creazione appunto di abitati. I Longobardi non è che decidano di costruire altro da altre parti solo per una questione di diversità, riutilizzano questi luoghi spesso abitando accanto alla popolazione autoctona e quindi trovando edifici, costruzioni e tradizioni differenti dalla loro che utilizzano o riutilizzano. La Grubenhaus è quella che sembra essere invece la tipologia iniziale con cui loro costruiscono un centro abitato. Cos'è una Grubenhaus? Poi magari monteremo alcune immagini anche dell'interno per farlo capire meglio. Una Grubenhaus è tecnicamente una capanna semi-interrata. Vuol dire cioè che rispetto al piano che voi potete vedere qui al termine della porta, in realtà c'è un gradino, in questo caso di circa 40-50 cm, che scende, è stato scavato nel terreno. Il resto dell'alzato è tutto in materiali deperibili. Cosa significa materiali deperibili? Beh, potete vederlo a colpo d'occhio. I muri sono fatti in argilla, sabbia e paglia tagliata e mischiata per dargli una coesione maggiore. All'interno di queste pareti c'è un'armatura di noccioli non dissimile da quella che potete vedere in questa parte alta che noi abbiamo lasciato aperto per una questione di areazione. La struttura portante è in legno e la copertura è in canne. Ora, il progetto Grubenhaus della Fara ha una peculiarità. Non è un progetto pensato per essere visitabile dal pubblico, per un semplice motivo. Noi non abbiamo contributi di nessun tipo per questo tipo di realizzazione. È un progetto che vuole essere molto legato all'archeologia sperimentale, quindi all'osservazione di come quello che noi ipotizziamo fosse il modus operandi dell'epoca poi si traduca nella realtà, e privo di quei compromessi che un luogo di visita dovrebbe avere. Facciamo un esempio molto semplice. Qui
vengono solo ricostruttori della Fara, colleghi ricostruttori o all'esterno possono passare amici e simpatizzanti e Patreon a capire come funzioni e a vedere come sia. E se fosse un parco aperto al pubblico, le fondamenta, diciamo i pali portanti di questa Grubenhaus, non potrebbero essere, come sono in questo caso, semplicemente infissi in un buco nel terreno dopo essere stati bruciati sulle punte per rallentarne la decomposizione. Perché? Perché diventerebbe un edificio vero e proprio, invece in realtà in questo momento è più che altro una cozzaglia di materiali provenienti tutti da questo bosco, poi ne parleremo, ma non risponde ad esempio alle norme antisismiche. Di conseguenza per noi questo è un campo di sperimentazione e non un luogo da visitare, ma possiamo farlo visitare attraverso i mezzi che la tecnologia ci fornisce. L'altra sera, lo scorso sabato in realtà, quindi più di una settimana fa, 4 membri dell'associazione sono stati qui, hanno lavorato alle pareti, nel senso che le pareti di argilla si seccano, hanno bisogno di essere riparate. E poi 2 di loro, dopo aver cenato qui, hanno dormito nella capanna per la prima volta per sperimentare in un clima un pochino aggressivo, nel senso che era una delle ondate di caldo di quest'estate. In realtà qui si sta molto bene durante il giorno e molto meglio durante la notte in questa stagione. Proprio le foto relative a questa sperimentazione serale hanno indotto molti dei nostri contatti online a chiederci più informazioni. Un'altra caratteristica di questa capanna è che, tolte le assi della porta, che sono comunque derivanti da un riuso, sono le nostre vecchie tende da accampamento che non troviamo più adeguate perché costruite 11 anni fa e quindi non perfettamente coerenti con l'attuale status della ricostruzione storica, e quindi comunque abbiamo deciso di usarle per fare la porta. E le canne, anche loro non sono provenienti da questo bosco, anche se a 2 metri in quella direzione c'è una piccola palude che ce ne fornirebbe, ma non ce ne fornirebbe a sufficienza. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo contattato prima la Guardia Forestale regionale, poi tramite questi il personale della riserva naturale dell'Isola della Cona, delle Foci di Risonzo, e su loro indicazione abbiamo raccolto durante l'inverno alle canne che poi abbiamo usato per fare la copertura del tetto. Allo stato attuale la Grubenhaus è quasi completa, dico quasi perché chi segue i nostri video sa che lo scorso, proprio alla fine dell'inverno, ho contratto il Covid, niente di che, ho perso l'olfatto e poco altro, ma questo ovviamente ha messo in quarantena me, altri gruppi, altri membri dell'associazione che erano stati in contatto con me proprio durante la raccolta delle canne, e ci ha impedito di terminarla. Perché in un contesto naturalistico come quello dell'Isola della Cona il taglio delle canne può avvenire solo durante la stagione invernale e deve interrompersi per forza prima della nidificazione degli uccelli migratori. Conseguentemente noi avevamo un grosso carico di canne, 2 in realtà, che hanno permesso di coprire completamente il tetto della Grubenhaus, ma che non sono ancora al 100% performanti nel permettere durante una pioggia intensa di far scorrere tutta l'acqua. Abbiamo fatto ovviamente degli esperimenti, ha piovuto, sono stati dei temporali anche molto forti, il grosso del capanno rimane asciutto, ma ci sono alcune piccole infiltrazioni che probabilmente risolveremo con un ulteriore carico di canne. Per questo motivo, quando non lo utilizziamo veramente, quindi non possiamo essere sul momento a risolvere un problema ad esempio di infiltrazioni, tendiamo a coprirla con delle coperture impermeabili moderne proprio in attesa del termine del tetto. Per il resto appunto è completa. I cardini della capanna sono realizzati nella nostra fucina con i mantici a mano, carbone di legna, sempre in un'ottica di archeologia sperimentale, utilizzando tra l'altro le incudini che abbiamo ricostruito. Quindi è questo il progetto Grubenhaus, la prima capanna longobarda ricostruita da zero in Italia, in Friuli, in questo caso dall'associazione La Fara, con un pallino preciso, quello cioè di utilizzare le risorse immediate del territorio. Rispetto ad esempio a un parco archeologico che giustamente lavora in una direzione di contatti e compromessi col territorio, quelli di cui parlavamo prima, ad esempio per la sicurezza, ma anche per la fornitura di materiali. Noi abbiamo deciso per la maggior parte di utilizzare solo i materiali locali. Quindi in questo caso
E tutti i legni che vedete vengono da questo bosco, li abbiamo abbattuti noi a mano con l'ascia barbuta ricostruita dall'associazione, li abbiamo messi in opera e al termine di questo video, o probabilmente in un altro per non renderlo troppo lungo, vi forniremo un montaggio delle varie fasi di lavorazione a partire dallo scavo. Le fasi sono state lunghe, siamo appunto partiti più di un anno fa e nel mezzo ci sono stati i lockdown e le zone rosse, abbiamo dovuto sospendere il lavoro più volte, questo ci ha dilungato di molto i tempi di realizzazione. Probabilmente in realtà, ipotizzando di avere le legna già tagliate e quindi non perdere quel tempo, la realizzazione in sé della Grubenhaus poteva richiedere 10 giorni, una settimana abbondante. Aggiungiamo appunto il taglio e lo stoccaggio, 2 settimane lavorative complessive, ci abbiamo messo un anno. Quello che vedete oggi però è un ottimo esempio di come dovevano essere. Tenete conto che le risorse vengono consumate in maniera anche piuttosto rapida. Noi siamo partiti da un piccolo foro nel terreno per utilizzare appunto l'argilla. Questo abbiamo la fortuna che essendo un terreno paludoso è molto argilloso, quindi è utilissimo per questo genere di lavori, ma è anche molto pesante e difficile da lavorare e da rimuovere. E siamo arrivati a una fossa che vi faremo vedere, che è profonda 1,50 m e lunga 2, perché in origine era la silhouette di una tomba per un servizio fotografico di Camillo Ballossini. Ecco, questo è il progetto Grubenhaus. Questo è il progetto Grubenhaus che vuole andare avanti, vuole affiancare delle tettoie, delle capanne, magari un'altra Grubenhaus, ma questo lo vedremo più avanti, e creare una piccola zona di sperimentazione in cui avere una legnaia, una forgia, zone di fuoco interne ed esterne, e poter quindi utilizzare questo piccolo bosco incolto per un'archeologia sperimentale, diciamo, dura e pura. Nota a margine. Chi di voi è esperto in essenze lignee avrà notato che in particolare questo legno e questo legno, sì, sono un po' giallini e avrà riconosciuto un'essenza che non è corretta a livello archeologico, è una cacia. Purtroppo, come buona parte d'Italia, ma specificatamente del Friuli Collinare, questi boschi sono boschi molto giovani. Abbiamo alcune querce molto grandi che sono qui da decenni, ma il grosso del bosco è il bosco ricresciuto. Una volta tutto veniva pulito proprio per creare legna da ardere o per aprire nuovi campi da coltivare. Conseguentemente quella che oggi vediamo noi, anche se è vegetazione spontanea, è una vegetazione che è stata influenzata dalle scelte antropiche degli ultimi secoli. La cacia in particolare è stata utilizzata tantissimo per rendere più stabili le massicciate ferroviarie e la vecchia ferrovia passava a non più di 1 chilometro in quella direzione. Conseguentemente noi qui siamo pienissimi di acacia. Abbiamo tentato di usare per la maggior parte legni disponibili all'epoca, quindi ad esempio questo è nocciolo, buona parte delle traverse orizzontali sono in quercia. Ci sono dei pezzi di acacia quando i formati disponibili erano solo in acacia. Permetteteci questo errore. Bene, intanto grazie di averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale e se avete qualsiasi domanda sul progetto Grubenhaus fatecelo sapere. Mandi!